E ciao a tutti e bentornati sulle meraviglie del mondo. Allora, oggi non vi porto in un nuovo luogo, o forse sì, perché questo video è un viaggio un po' diverso, è un tuffo tra tutte le incredibili meraviglie che abbiamo scoperto insieme finora. Per ricordarci, abbiamo attraversato le regioni più affascinanti d'Italia: la Calabria, la Puglia, la Campania, il Lazio, l'Umbria, le Marche, la Toscana, il Molise, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, la Liguria e infine la Sicilia e la Sardegna. E poi ancora ci siamo lasciati incantare dall'antico Egitto. Abbiamo scoperto la cultura viva e intensa del Gambia, la magia del Marocco, le città splendenti della Spagna, i templi e i colori dell'India, le rovine e i souk della Tunisia, il fascino misterioso e affascinante del Regno Unito tra castelli, folklore e paesaggi mozzafiato. E infine la Cina, con la sua storia millenaria e la sua grande muraglia. Tutti luoghi straordinari sicuramente, da conoscere, da raccontare. Ma io lo dico sempre, guardare un luogo in un video è solo l'inizio. Per coglierne l'anima bisogna andarci davvero, respirarne l'aria, ascoltarne i suoni, parlare con la gente, perdersi tra le vie. Ed è proprio per questo che oggi ho il piacere di presentarvi una persona speciale, Emanuele Mendolicchio, travel blogger, travel designer e guida turistica, fondatore dell'agenzia I Viaggi di Mendo. Un amico, ma soprattutto un grande professionista del viaggio. Vi riporto adesso infatti l'intervista ad Emanuele, che voleva essere presente per raccontarci cosa fa e come potete anche voi vivere in prima persona le meraviglie che io stesso racconto sul mio canale. Quindi io intanto vi saluto, vi ricordo di guardare il video fino alla fine, iscrivervi se non siete ancora iscritti, mettere un like, scrivere un commento e occhio alla descrizione perché ci sono informazioni importanti da non perdere. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao adesso, a voi l'intervista. Emanuele, benvenuto sulle meraviglie del mondo, è un grande piacere averti qui. Il mio è un piacere, grazie Giuseppe per l'invito e grazie insomma per questa serata insieme, ecco, questi momenti di Siamo viaggio, di felicissimi. vacanza. Siamo felicissimi di averti con noi. Io ho fatto una breve introduzione alla tua figura, ho detto che sei un amico, ma soprattutto anche un grande professionista del viaggio e, Grazie. e che stasera sei qui con noi per raccontarci cosa fai e come possono anche diciamo, i nostri spettatori, il nostro pubblico, come può vivere in prima persona le meraviglie di cui parlo nel mio canale. E allora partiamo subito con qualche domanda per conoscere meglio quello che è il tuo lavoro. Allora, da dove nasce l'idea I Viaggi di Mendo? Allora, diciamo che tutto nasce tra il 2002 e il 2003, dopo la formazione scolastica, comunque quella classica dei 5 anni superiori, sempre per quanto riguarda l'indirizzo turistico, ho iniziato a fare molte esperienze nel settore. Da lì è partito una vera e grande passione che mi ha portato poi piano piano nel tempo a formarmi sia personalmente che poi a livello proprio professionale e poter creare proprio un brand mio con l'identificazione che sarebbe anche un inizio del mio cognome, quindi è stata un po' la parte organizzativa turistica, quindi i viaggi, e poi la parte comunque del cognome che può essere un brand che ha portato subito comunque un po' di forza, sia per me perché ci ho creduto subito all'inizio, quindi quella è la cosa principale. E poi ovviamente per tutti quelli che già mi conoscevano, insomma, avevo già comunque avuto modo già di essere come clienti, amici, insomma, tutto quanto, avere un marchio, un brand che potesse essere comunque di fiducia e potesse essere anche un punto di riferimento per l'organizzazione viaggi e tutto quello che fa parte, che poi è tanto, quindi però quello è stato il focus del mio brand di Viaggi di Mendo, ecco. Ci sta, ma quindi lo definiresti più come un colpo di fulmine, come se è stato un colpo di fulmine per te, o una passione che, diciamo, si è sviluppata pian piano nel corso del tempo?
Guarda, voglio raccontare questa cosa che penso che potrebbe far piacere a tanti, a chi ci ascolta, a chi ci vede, per essere un inizio anche per chi inizia questo tipologia di lavoro e questo, tutta questa professione, perché poi la bellezza del viaggio è anche qui trasformata a livello lavorativo, quindi tutto quindi fa sì che diventi una grande cosa tutto insieme, insomma, un grande match, come si dice. Allora, ero piccolino, questo lo racconto, è una cosa molto carina che voglio, insomma, ecco, dare come idea anche per tanti, insomma, ecco, mio papà appassiona anche lui di viaggi, insomma, e di lettura anche del mondo, quindi con l'Atlante classico che si usava prima, quindi ovviamente c'erano i libri, io non Ricordo, sono, ricordo bene. sono abbastanza giovane, diciamo così, quindi in quei momenti era una lettura che papà mi faceva fare a casa e l'Atlante è stato subito un pochino un colpo di fulmine, te lo parlo giusto prima, quindi sfogliando l'Atlante, vedendo un pochino tutti i vari posti, i Bellissimo. paesi, città, tutto quanto. E da lì mi sono iniziato a appassionare e quindi mio papà mi ha poi portato a iscrivermi a un istituto superiore tecnico turistico e da lì è partito tutto quanto. Ecco, questo per darti un po', darvi un Eh pochino, sì, ecco. sì, sì, io mi sento molto vicino a questa tua esperienza perché Questo è appunto bello. anche per me sin da piccolino c'è sempre stata questa voglia di scoprire, di conoscere, di vedere un po' quello che è il mondo. Ma parliamo di te. Allora, adesso parliamo dei viaggi di Mendo. Quali sono le destinazioni che curate più spesso? Ci sono mete che poi senti particolarmente tue? Allora, sì, perché alcune, diciamo, per fortuna ho avuto modo di visitarle, ma anche di lavorare, che quello poi cambia, no? Perché poi la traspetto da viaggiatore o comunque turista, che sono due cose completamente diverse, poi andiamo a un po' analizzare questo aspetto, ma lavorare proprio all'interno di organizzazioni turistiche, quindi professionali, con tour operator o comunque corrispondenti diretti fa sì che diventi quel posto tuo, ma soprattutto di crescita, che dalla lingua a tutto quello che è la cultura, tutto quello che comunque fa parte, diventa veramente una grande cosa. E ci sono alcuni posti che sono legato perché mi hanno dato possibilità di crescita, la possibilità di iniziare a scoprire il mondo proprio, no? Perché poi le prime volte che vedi qualcosa di diverso, quindi quello che viene subito all'occhio, la prima esperienza è stata quella dell'Inghilterra, che è stata a Londra, ero un assistente turistico lì e facevo da referente per il CTS, Centro Turistico Studentesco. Adesso alcuni lo conoscono perché comunque è stato molto importante per tutte le vacanze studio che si facevano all'estero. Assolutamente. E già a Londra è stato comunque un impatto importante perché avevo quasi 20 anni, 21 anni, quindi già ho fatto 2 anni di esperienza già comunque in Italia, sempre nel settore comunque, però quella a livello di impatto è stato abbastanza forte, comunque è una città molto grande, cosmopolita, multiculturale, tutto quello che fa parte. Poi subito dopo sono partito per il Marocco e lì completamente un mondo a parte, siamo passati proprio a qualcosa di diverso in assoluto. E mi ricordo il primo giorno che sono arrivato, questa è una cosa che mi fa piacere anche raccontare. Vedevo insomma delle persone sedute sul ciglio della strada, anche su stradoni importanti, vedevo dei muli nelle città proprio nella rotonda della strada della piazza quasi principale che giravano insomma come calesse e ti fa capire che comunque il complemento è molto diverso, delle macchine comunque un po' più vecchie, e ti fa capire che siamo in un altro mondo, no? A quel punto, Certo, no? cambia realtà, cambia la In realtà cambia cultura. tutto. Però l'impatto quando arrivi di queste cose che non sei abituato, tutto quanto ti dà comunque, no? Però poi piano piano ho scoperto un posto fantastico, tornando al discorso alla tua domanda, il Marocco è stato quello che comunque mi ha dato anche una parte culturale proprio importante, perché poi il fattore islamico, il fattore comunque della religione, il fattore del Ramadan che ho vissuto anche in quel periodo, tutto quanto mi ha Le dato feste tanta. che organizzano poi alla Esatto, fine del esatto, Ramadan. Sì, 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 esatto. certo. Proprio dalla mattina, il muezzin che la mattina comunque con la sua voce inizia la preghiera, tutti quanti in silenzio, la città, tutto quanto. Insomma, tutto questo è stato sì che diventasse veramente molto forte. Infatti l'ho sentito veramente subito l'impatto, poi le persone del posto, la cultura che comunque io ho vissuto insieme a loro, insomma, il fattore cibo, insomma. E il Marocco è stato uno dei primi posti. Poi seguire ho fatto il Messico, quindi mi sono spostato, Era ho bello. fatto tanto Egitto, questi posti dove comunque ho fatto tanto di lavoro anche all'estero. Poi
per piacere, anche per periodi di lavoro anche più brevi, ci sono tanti posti come la Thailandia stessa, gli Stati Uniti, adesso mi viene in mente le Maldive ultimamente, poi casomai c'è un Maldive, piccolo sì. focus perché insomma è da raccontare anche alcuni aneddoti. E poi insomma il mondo è così vario che adesso raccontarlo, poi adesso faccio una panoramica anche di tutto quello che ho vissuto, Ah, anche tutte le cose che ci sono. Ho vissuto, bellissimo, ho fatto le Olimpiadi anche a Torino, fantastico. invernali, ho avuto la possibilità di lavorare con l'Internazionale FC Inter, infatti nelle finali Champions League, insomma, infatti ho quasi anche un pochino lo stemma, e questo qui Sì. dietro. Vero, Insomma, ci sono vero, state vero. tante cose che mi hanno reso comunque una crescita personale all'aeroporto. Quindi adesso vi sto dando un pochino di tante cose che Beppe poi mi stimola, quindi queste cose poi mi portano a essere più motivato, perché poi quando ce l'hai dentro diventa tutto molto Eh più sì, sì, bello e tante cose. io ti capisco benissimo perché diciamo Lo so, infatti, condividiamo questa passione, siamo due esploratori, a noi ci piace esatto. esplorare, conoscere, vedere, quindi eh, diciamo c'è questa cosa che ci accomuna tantissimo a noi. Allora, però parliamo più nello specifico dei viaggi di Mendo. Sì. Allora, che tipo di viaggi proponete? Sono pacchetti standard o create esperienze personalizzate su misura per chi viaggia? Allora, Parliamo un po' di io questo. sì, allora cerco di essere abbastanza breve perché poi Sì, insomma diventa. Allora, per quanto riguarda il discorso organizzazione, io diciamo mi sono un po' focalizzato e soprattutto le mie esperienze e come io interpreto un pochino la parte organizzativa e quindi non diciamo la parte quella pacchettizzata, quella comunque già costruita, la intendo con un modo di vedere e creare il viaggio in modo differente. Questo sia dall'inizio, quando poi c'è un contatto comunque per chi comunque ha piacere e comunque mi vuole descrivere le sue preferenze per un viaggio, da lì parte veramente, come hai detto tu, una scoperta, un'esplorazione di quei suoi sentimenti dell'altra persona. Quindi da lì io poi cerco di capire e andare anche a fondo un pochino anche la mia esperienza, un pochino anche il mio sentore, mi porta poi a capire quello che potrebbe essere il viaggio giusto. A volte certo. sì, ci sono tante situazioni che succede che O per quanto di... riguarda, si parte insomma con un'idea anche di viaggio, destinazione, insomma, di modo di affrontare quel tipo di viaggio, può essere lungo o corto e poi cambiare totalmente perché in una chiamata, in un anche vederci, insomma, ci può stare anche eh, un'altra scoperta. Quindi lì Certo, parte da parte mia tutto una parte organizzativa e tutta una parte dove comunque vado a cercare di focalizzarmi e creare proprio un viaggio fatto su misura, quindi proprio come travel design fatto proprio, come si dice, cucito su misura, per dare sì che poi quel viaggio diventi importante. Ovviamente io, a differenza, diciamo, un pochino di molti che per motivi vari, tutto quanto, lo dico forse anche con un po' di presunzione in questo senso, cerco di dare quel plus in più che non è solo la parte poi, ok, il viaggio è bello, mi è costato tot, ma proprio una parte mia che è quella dell'inizio alla fine dell'assistenza e certo. soprattutto quello che è poi una sicurezza sul viaggio, che quello è fondamentale. Quindi, e su Quindi questo diciamo che le destinazioni sono un po', diciamo, ovunque in tutto il mondo. esatto, però ovviamente va anche un po' il periodo, la stagionalità, va in base alla richiesta dei clienti, se parliamo di viaggi di nozze, se parliamo di coppie, se parliamo di amici, se parliamo di tour di gruppo. Allora, quindi tutto ciò ovviamente va in base a tanti fattori, va E anche va in base anche concordato, quindi ma, Assolutamente, appunto, assolutamente è tutto fatto in condivisione a 360 gradi perché si diventa direttamente unica persona. Io sono una persona che cerca di allinearmi con tutto quello che sono le richieste, ovviamente loro nei miei confronti tutto ciò diventa poi veramente combacia al 100% per poi creare il a viaggio. proposito di questo, mi viene in mente anche un'altra domanda, visto che tu stai parlando di assistenza, quindi al viaggiatore, al turista, no, che decide di viaggiare con voi, con i viaggi di Mendo. Tu che parli di assistenza, anche tu partecipi ai viaggi come guida o travel designer? E se sì, come si vive l'esperienza con te durante il tour?
Allora, compatibilmente ovviamente ha tutte le possibilità, perché poi quando si mettono in piedi alcuni viaggi organizzati o comunque di gruppo, in prima persona io ci sono sempre. A volte personalmente, quando posso andarci ovviamente, perché poi ci sono altri collaboratori che ovviamente seguono tutta la parte anche quella poi di accompagnamento di un leader, diventa ovviamente il plus anche questo qui, dove comunque molti preferiscono stare perché comunque hanno già viaggiato con me e posso dare comunque non solo l'aspetto, poi questa è una cosa comunque che del viaggio organizzativa, insomma, tutto quello che c'è, no? Dall'inizio alla fine, dall'A alla Z, ma anche diciamo un po' di divertimento, Certo. di stare bene insieme, di organizzare qualcosa, insomma, tutto quello che ovviamente fa parte durante un contour, che sia comunque una classica vacanza normale, che sia anche una crociera stessa, tutto quanto. Ovviamente cerco di dare quella, anche la parte quella divertente, insomma, la parte quella che poi serve per poi tornare a casa con anche un'altra parte bella, insomma, di gruppo e comunque anche di, poi di riconoscenza da parte ok, dell'accompagnatore stesso. Certo. Quindi, diciamo, abbino un pochino entrambi le cose. Ecco, questa è una cosa importante perché magari molti, ecco, a molti fa piacere avere un'assistenza, avere una guida anche durante il viaggio, affidarsi a qualcuno che lo può indirizzare, ecco, e quindi è una cosa importante. Ma No, invece, esatto. guardando a quello che è il mercato attuale, adesso ti chiedo un'opinione personale. Secondo te, com'è la situazione? Cioè, la gente ha ricominciato a viaggiare con entusiasmo oppure no? Allora, Come la vedi? se parliamo post pandemia, subito dopo c'è stata una grande voglia di viaggiare, ma per tutti, anche per chi aveva paura. Paura nel senso che non parlo della pandemia stessa, ma parlo paura di viaggiare, inteso come il volo, come dovrebbe essere una nave da crociera, come dovrebbe essere anche un viaggio un po' più lungo, come potrebbe essere comunque fare delle scoperte nuove, tutto quello che comunque sono quella sfera comunque che può avere timore per chi comunque ha meno vezzo comunque nel spostarsi, diciamo, no? Ed è normalissimo perché chi dice ma no, scusami, non sono abituata, è la prima volta, io dico ma per tutti c'è la prima volta, per tutti è l'inizio, per tutti è così. L'importante è che se ne prende in gioco adesso in questo momento. Cioè, per me, già una persona che comunque parte così, parte con un piglio in più, non parte con una parte in meno. Per me è un incentivare, ma non ovviamente andare poi contro, capito, a qualcosa che vedo che poi non può essere anche piacevole, assolutamente no. Ah, Quindi certo. da lì è partito anche per tanti altri proprio la voglia di partire, di viaggiare. Quindi attualmente, ovviamente si è un po' più stabilizzato, a parte tutta la situazione che c'è in questo momento, che poi diciamo che tutte le guerre che ci sono in corsa oggi sono state anche in precedenza. Ovviamente alcune volte siamo un po' più abituati, alcuni posti meno abituati, altri non possiamo saperlo, però diciamo che dobbiamo essere, tra virgolette, pronti per tutto quello che può essere anche, un esempio stupido, un ritardo aereo. Sì, Cioè, certo. quando si parte, bisogna essere tranquilli, nel senso che di sapere che può succedere, ma anche una piccola cosa che può essere davvero in un'ora. Tutto qua. Io adesso L'imprevisto ci sto può stare cercando di sempre. minimizzare qualcosa che ovviamente non deve essere per qualcosa che deve andare a nuocere, ovviamente una parte di salute comunque della persona, comunque tutto quanto, perché non è che si può andare nei posti dove non si può andare, ovviamente, però avere comunque la tranquillità e consapevolezza che nel viaggio può esserci degli imprevisti, quello sì, ovviamente Certo. sempre con un discorso di organizzazione, un discorso assicurativo che è fondamentale e soprattutto assistenza che potrebbe essere sia telefonico che comunque sul posto, che ti rende la vacanza poi tranquilla. Questo E è questa è una cosa fondamentale. fondamentale. Sì, 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 infatti. E in base, diciamo, alla tua esperienza, quali sono le mete, diciamo, più richieste in questo periodo? Poi ti faccio anche un'altra domanda, se c'è magari qualche destinazione che invece è più sottovalutata, che invece tu consigli. Non so se mi sono Ok. spiegato. Quella seconda domanda ti rispondo molto volentieri dopo. Sì, Allora, purtroppo posso dirlo, questa è una cosa che un po' mi nuoce dirlo, però i social per il bene che fa, perché comunque riesce a far conoscere, come adesso stiamo facendo noi, stiamo parlando grazie anche a una Zoom, no? Tutto quanto, rende un posto attraente o meno attraente.
Quindi tutto quello che poi può essere quel posto può essere visto dagli occhi di una seconda persona, terza persona, comunque una massa, in modo diverso, anche più bello, a volte meno bello. E poi, ovviamente, essendoci adesso che siamo comunque nell'era internet, nell'era digitazione, ovviamente, e questo è fondamentale nel mio primo lavoro, nel tuo lavoro, nel tutto quello che fa parte a oggi il discorso turismo, siamo in una situazione dove alcune persone in alcuni momenti può comunque con i loro video tutto quanto dire quel posto è bello e tanti ovviamente vanno su quel posto. Quindi diciamo come tira il mercato tira un pochino in base anche ad alcune situazioni, questo lo devo dire purtroppo. E anche se in alcune situazioni la verità c'è perché ad esempio l'Egitto stesso, io lo dico nonostante sia una situazione tra virgolette vicina in un'area un po' delicata che Certo. attualmente è comunque di guerra, tutto quanto, ovviamente, però rimane assolutamente sicura. Questo lo voglio dire perché è diciamo quello più vicino a noi a livello sia per quanto riguarda le ore di volo, sia per quanto riguarda il discorso poi economico, perché comunque l'Egitto è quello che comunque è più economico di tutti, parlando anche un pochino di E prezzi quindi proprio. fra le più richieste c'è A l'Egitto. oggi, a oggi c'è tanta richiesta, c'è tanto vicino di fare un Cairo, quindi con le piramidi e tanto crociera Ah, del Nilo. ok, Quindi tutta bellissimo, la sì, parte sì. culturale della terra dei faraoni, Egitto, tutto quanto, quello che poi ne fa parte, c'è molta richiesta. Mm. Diciamo adesso per stare un po' più vicino, poi spostandoci sempre sulla parte Africa, comunque andando verso poi Centro Africa, est, tutto quanto, ovviamente tanto il Kenya Il con i Kenya. safari, Zanzibar, con la parte mare e la stessa Tanzania stessa, rimangono le destinazioni tante, che c'è tanta richiesta, perché comunque si riesce a abbinare la parte safari, che comunque ha una grande appeal, affascino, perché comunque vedere i Big Five, stare nei parchi, dormire in un lodge, poi farsi dopo 2 o 3 giorni, tutto quanto, farsi la parte mare, mentre un Certo. mare veramente bello, confortevole, delle belle resort, tutto quanto, diventa molto appetibile e molto richiesto. Senza scordare poi il Madagascar stesso, senza scordare il Sudafrica, perché poi il Sudafrica sembra che è passato di moda, ma il Sudafrica rimane uno dei punti fondamentali poi per fare un bel safari. Poi ci sono altre stazioni nuove, ovviamente, che si possono poi E quindi quelle sviluppare. che secondo te sono più sottovalutate ma che meritano? Ritornando alla seconda Eh, domanda. allora, per alcune sezioni che sono sottovalutate, che a oggi sono meno, diciamo, a oggi, tra virgolette, in questo momento attuale, per il fatto della guerra, è un po' la Giordania. Ah, ok, la Giordania. La Giordania la ritengo uno dei posti da visitare, ma soprattutto che ti lascia il cuore. Ah, Infatti, viene chiamata il cuore Medio Oriente perché è posizionata proprio all'interno del Medio Oriente. Quindi quel cuore lì, quando torni a casa, lo senti battere perché nel fare il giro che c'è comunque interessante da Amman, comunque a Wadi Rum, tutto quanto, a tutta la parte anche poi sia culturale sia stesso desertico, tutto quanto, ti fa dire un'esperienza così bella che ti rimane. Questo è uno dei posti che fino a 2 o 3 anni fa era molto in voga, poi 2 o 3 anni adesso un pochino nel discorso sempre guerra, tu quanto ti hai un po' lasciato andare. E ok, io lo ritengo molto valido perché ovviamente parlare di posti, Bali, Maldive, le stesse Seychelles, tutto quello che sono le Hawaii, tutto quello che è la Polinesia, tutto quel mare veramente bello che c'è, la Thailandia certo. stessa, e ovviamente non ha lo stesso senso. Alcuni posti, ovviamente, dove comunque non sono troppo lontani, dove si raggiunge anche facilmente, dove veramente ne vale la pena farlo, fare un bel tour, è la Giordania. Quindi io lo dico Benissimo. a occhi che c'è comunque all'interno, che poi ci sono proprio c'è un punto, adesso questo lo racconto velocemente, il monte di Mosè dove è morto, che si affaccia proprio davanti a Israele, quindi a tutto Certo, quello che è certo, certo, un po' bellissimo, più della guerra, bellissimo. però comunque è un punto veramente bellissimo, è un posto dove anche le persone stesse, che poi c'è molta cultura all'interno, perché poi ci sono palestinesi, israeliani, ci sono Ah, ok. giordani, quindi questa cosa, però Però sempre questo non deve fare paura perché diciamo che è un assolutamente. paese che è distaccato da tutta quella situazione che c'è attualmente. Eh, Esatto.
ed è, come dici tu, un paese affascinante, anzi mi hai dato un'idea per il mio prossimo video. Ecco, vedi? Parlerò della Giordania, parlerò della Giordania. Quindi adesso invece parliamo del fronte costi. I vostri prezzi sono accessibili, sono in linea con il mercato, cosa includono rispetto ad altri pacchetti che uno può trovare magari presso un'agenzia di viaggi? Allora, il discorso essere competitivi è la base un pochino, no? Perché poi dipende anche il target poi di clientela, ovviamente, no? Perché poi Certo, diciamo, la richiesta può essere importante, la richiesta può essere anche prima del periodo di stagionale, può essere immediato comunque destinazione e ovviamente già di partenza devi avere comunque il budget abbastanza comunque in linea, no? Poi da certo. lì ovviamente io cerco di fare il massimo sempre e comunque per poter accontentare e cercare di dare comunque la soluzione migliore. Ovviamente l'accessibilità, io per me, esempio, anche qualcosa che potrebbe essere, ad esempio, un Tunisia stesso, può essere Sharm stesso, che potrebbe essere un'isola Grecia lo stesso, sono tutti posti anche che hanno un budget basso, dove cerco ovviamente di dare comunque delle soluzioni buone, comunque sempre, ovviamente, dove anche il mio markup, quindi quello che comunque può essere il mio guadagno, cerco di essere al minimo limato il più possibile e poter dare comunque al cliente Un la servizio, possibilità di fare un servizio ed avere comunque una buona soluzione. Ecco. Questo per questo i è viaggi, importante. per i viaggi più grandi, ovviamente viene strutturato in modo diverso e anche lì nello stesso discorso dove comunque le quote sono più alte, ovviamente perché parliamo di cifre anche più alte per il discorso di strutture, per il lungo raggio, che potrebbe essere anche una business class, che potrebbe essere anche uno stellato, comunque un 5 stelle o anche un lusso 6 stelle, quello che potrebbe essere alcuni servizi aggiuntivi comunque che fanno parte un pochino del pacchetto. Ovviamente cerco anche lì di essere sempre competitivo perché stando comunque alle mie collaborazioni che ho comunque un po' nel mondo, i miei corrispondenti diretti, di DMC comunque che ci sono diretti nelle località nel mondo, riesco comunque a gestire al 100%. E poi mi affido a dei lavoratori comunque di fiducia dove io ho dei contatti e cerco ovviamente di essere sempre competitivo. Benissimo, benissimo. Io ti volevo fare un'ultima domanda, però mi sa che un po' hai già risposto, cioè ti volevo chiedere perché scegliere proprio i viaggi di Mendo, ma in qualche modo tu mi hai risposto, perché ti volevo chiedere anche cosa vi distingue dalle altre agenzie di viaggi, però ripetiamolo se ti va. Guarda, la cosa che intanto si sceglie la persona perché l'affidabilità e la fiducia è la base di tutto, quindi io penso su quello è la prima cosa, se non c'è quello, insomma, è difficile affidarsi perché affidare anche non la parte economica, ma affidare l'emozione, affidare il tempo, affidare quello che è il viaggio, affidare comunque le proprie ferie è la cosa principale. Quindi se dall'altra parte non c'è una persona che non può cogliere tutto ciò, non ha lo stesso Ci valore, vuole quindi da lì l'empatia anche, ci vuole e l'empatia. assolutamente quello è fondamentale, soprattutto avere competenze, avere gli strumenti e avere tutto quello che comunque fa parte per poter sì che poi il viaggio diventi un viaggio strutturato, organizzato e soprattutto tranquillo e sicuro. Questa è la cosa. Perfetto, perfetto, grazie Emanuele. Niente, Un'ultima cosa. un piacere mio. Grazie. Un'ultima cosa per concludere, se vuoi dare i tuoi contatti per chi ci sta guardando, come devono fare appunto per contattarti, prenotare un viaggio, raccontaci un po' come funziona e spiegaci. Ok, sulla pagina Instagram tranquillamente, i viaggi di Mendo, potete comunque tranquillamente seguirmi, potete scrivermi direttamente in DM, altrimenti la mia mail è viaggidiMendo@gmail.com. Quindi potete essere tranquillamente liberi, scrivere anche qualsiasi richiesta, può essere un'informazione, potrebbe essere anche un pensiero su una determinata vacanza. Io ovviamente capita spesso, no, una consulenza che potrebbe essere, ma non intesa solamente per poi fare il viaggio, perché ovviamente quella è una seconda parte, ma anche, ripeto, scambiarsi anche due parole e avere anche una persona d'altra parte che può dare delle informazioni, ovviamente che non sia internet, che non sia anche oggi tutto quello che fa parte di digitale, ecco, Del tutto. digitale, Una certo, avere un persona, una persona contatto dove diretto con può assolutamente, qualcuno, che rimane, assolutamente. che rimane ancora fondamentale. Comunque, ad ogni modo, io metterò in descrizione al video tutti i contatti tuoi e Grazie Peppe, grazie. dei viaggi di Mendo diretti.
Mentre intanto ti ringrazio per essere stato con Io noi. È ringrazio stato te, veramente ringrazio bello voi. conoscere persone che trasformano la passione per il mondo in viaggi indimenticabili, come fai tu. No, grazie a te. E per i nostri, diciamo, il nostro pubblico che ci segue, che segue le meraviglie del mondo, ho tra l'altro una sorpresa esclusiva con Emanuele. Se prenderete un viaggio con i viaggi di Mendo, avrete diritto a uno sconto del 20%, giusto Emanuele? Sei un amico, quindi non potevo non farlo, quindi, Grazie, quindi, grazie. quindi è un piacere per me farlo, quindi spero Tutto di ciò beccare. utilizzando un codice sconto che troverete sempre qui sotto in descrizione. Allora, Esatto. grazie ancora Emanuele Grazie a te, grazie a voi, veramente. e a Grazie di mille. presto. Buona estate, buona vacanza a tutti, grazie. Grazie. Ciao Ciao, Beppe, ciao, ciao, ciao. ciao.